Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi un prodotto greco da Atene ed è Sweet Bourbon di BBS Soap. Ok, è un sapone tallowato, ok? L'ho annusato, questo lo provo grazie a Pier Giorgio, tanto per cambiare. L'ho già annusato e vi dico che il sapone, la profumazione, diciamo, non fa proprio per me. La verità è che è la stessa profumazione del Topo Barba, ma per qualche ragione strana che non capisco, il sapone non è cattivo, ma mi profuma di biscotto allo zenzero, quelli che si comprano da Ikea a Natale, per capirci. Mentre l'aftershave Sweet Bourbon profuma davvero di Sweet Bourbon, c'è anche quella nota pungente dell'alcol dello Sweet Bourbon. E non so per quale arcana ragione, ok, è sostanzialmente differente da questa, anche se poi dopo le note del naso in effetti le riconosci. Quindi sicuramente hanno usato la stessa fragranza, ma per qualche ragione, no, è diversa. Per cui io, quando l'ho annusato, questo qui ho detto, questo non mi piace, non lo provo nemmeno. Invece poi ho annusato questo e ho detto, però non è male, e quindi ho deciso di provarlo. Benissimo. Un pochino d'acqua. Allora, il pennello di oggi sarà il pennello di Sbarba in sintetico, ok? E il rasoio è il Rex Boy, che spero presto verrà affiancato da un ambassador, perché basta, mo sono 2 anni che lo desidero sto ambassador, non me lo compro. E le lamette saranno le Voskhod, eccole qui, che non uso da un bel po' di tempo, quindi mi sembrava il caso di riprenderle in mano. Vado ad aprire la lametta. Dicevo, il sapone è un tallowato, ok? Non ha sentori di tallo, perché diciamo che secondo me molti dicono che i saponi al tallo in estate tendono a irrancidire. La realtà non è che i saponi tendono a irrancidire, è che tutti i grassi tendono a irrancidire. Quindi il sapone al tallo, come il sapone vegetale, in estate irrancidisce se è sbagliata la proporzione di soda. Cioè se è stata fatta una saponificazione lasciando troppi grassi non saponificati, questi grassi poi a un certo punto, stando fuori dal frigorifero, in estate col caldo irrancidiscono. È quello che succede normalmente al grasso quando sta fuori dal frigo, no? Eccolo qui, questo è il rasoio, eccolo qui. Bene, mi sciacquo la faccia. Pennello di Sbarba che va a imitare il cavallo, anche se poi in realtà ha un backbone decisamente più sostenuto rispetto al cavallo, però conserva delle fibre, diciamo, sintetiche, plastiche, che sono i peli del pennello, che però hanno effettivamente una morbidezza pari a quella del cavallo. Vi confermo che una volta bagnato sto sapone profuma, per me, è il naso mio forse che è sbagliato, però profuma di biscottini allo zenzero di Ikea. Montaggio assolutamente apprezzabile, subito, con facilità, ma soprattutto ho fatto veramente 2 giri di ciotola e ha immediatamente sviluppato una quantità di schiuma non indifferente.
Stavo a morifugato da un pochetto di sapone, mi sono salvato un corner proprio. Oh, lo idratiamo bene e questo continua a montare. È una bella scoperta questa, io non l'avevo mai provati questi saponi, l'avevo un po', diciamo, forse snobbati, non lo so, non l'avevo mai provati e basta. Ma devo dire che bella schiuma, sembra protettiva, molto, però allo stesso tempo mi sembra insomma della consistenza giusta da poter iniziare a sbarbarsi senza idratarla ulteriormente. Mi sono macchiato la panza di sapone. E iniziamo piano piano. A me quello che mi piace tanto del Rex Envoy è che quando andate a fare la basetta fa un taglio netto fantastico. Non tutti i rasoi lo fanno. Allora, lascia la pelle ben idratata, il che è interessante, ma a me questo profumo del sapone proprio non mi piace, ragazzi. Non ci posso fare niente, non è... è soggettivo, chiaramente è soggettivo, però non mi piace. Allora, qui no, qui, dove sta? Eccola qua. Qui c'è una piccola escrescenza che non si vede, no? Ma c'è. E quindi ogni tanto, me l'affetto. Oggi mi pare che l'ho salvata, comunque. Sì, l'ho salvata. Comunque, insomma, sono andato al dermatologo, raga. Sono andato al dermatologo e tu guardi, io non so se mi serve qualcosa, qui ogni volta che mi faccio la barba me l'affetto, lui l'ha guardata, ha fatto i suoi studi, poi mi fa, dice, vabbè, te la continuerai a affettare per tutta la vita, non è pericolosa, quindi resta lì. Respinto con perdite.
Allora, sulle qualità meccaniche del sapone non posso veramente dire nulla, ragazzi. Cioè va bene, il sapone va bene. Tra l'altro, se proprio, ecco, vi sta piacendo questa sbarbata, e questo è il momento in cui dovete mettere un bel mi piace, un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella di notifica. È una cosa che la dovete fare, perché la verità è che circa il 40% di tutti quelli che guardano i miei video sono iscritti, gli altri no. Perché non vi iscrivete? Poi in descrizione trovate tutte queste magliettine qui, ok? In realtà in descrizione ce n'è qualcuna, ma poi cliccate e vi apre lo store. Non è male. Non è male per me se le comprate, chiaramente. Per voi forse cambia poco o niente, se non il fatto di aver supportato, no? Oh, con lo stesso prelievo di prima, quindi senza aver prelevato di più, una bella seconda passata abbastanza coprente, anzi decisamente coprente, tipo maionese, eccola qui. Eccola. Anche al controllore è passata indenne l'escrescenza, eh? Bella, molto idratata la pelle, molto burrosa. Diciamo un po' ingrassata, no? Ora, in effetti, questo ragionamento va fatto, ossia c'è molta gente che sostiene che il tallo vada a ingrassare la pelle. Il tallo è un burro, anzi non è un burro, è un grasso animale in effetti, ma è come tanti altri grassi che possono essere animali o vegetali, è indifferente. Il grasso, tutto il grasso, ingrassa la pelle. Ora, quanto un sapone vi ingrassa la pelle non è tanto colpa, secondo me, del fatto che ci sia il tallo piuttosto che l'olio di cocco, piuttosto che un altro grasso qualsiasi. Perché tutti questi sono grassi e se li toccate vi ingrassate la pelle. È una questione di quanto sconto di soda è stato fatto, no? Di quanta parte non è stata saponificata. Ora, è un male ingrassare la pelle? Per alcuni sì. A mio avviso non più di tanto, cioè se la pelle rimane ingrassata, quindi lubrificata, quindi umettata, come dobbiamo dire, ingrassata proprio, per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi ritorna, eccola qua, slick, anzi addirittura normale, non è un male, perché vuol dire che quel burro è stato, o grasso, è stato assorbito dalla pelle, che lo utilizza poi come nutriente, quindi
Perché accanirsi? Contro l'iperidratazione. Alla fine è solo una scelta, no? Ogni produttore fa la sua scelta e decide qual è il suo sapone, come deve essere questo suo sapone, e in quel modo lo fa. Comunque questo pennello, specialmente sulla pelle senza barba ormai, è uno spettacolo, di una morbidezza incredibile, veramente una coccola. Dai, facciamo una terza passata quasi, diciamo quasi completa. Qui era il piccolo red point, vabbè, ci sta, eh. Oramai devo dire la verità, con questo rasoio ho preso un ottimo feeling, mi ci trovo veramente bene, eh. Non vi dico quanto l'ho odiato, se andate a vedere i video, scrivete Rex and Boy, sul mio canale escono video in cui mi sono devastato la faccia, lo odiavo, però poi devo dire che mi è piaciuto più del Rocca, anche il Rocca c'aveva la stessa, c'ha avuto la stessa genesi, l'ho odiato e poi dopo mi è piaciuto, ma questo di più. Va bene, è l'ora del Sweet Bourbon. Oh, esce dritto questo. Pensavo uscisse a gocce. Alcolico il giusto. Schiaffo alcolico, siccome era il giusto, me lo sono dato solo schiaffo così. Secondo meglio. Comunque alcolico il giusto e il profumo questa volta mi piace. Cioè proprio mi piace. Questa volta sa di bourbon, sa di whisky. Si sente proprio, no? L'oak, come si chiama? La botte di rovere, no? Che poi è una quercia praticamente. Sta botte di quercia, si sente quel profumo. Che questo è buono, non parimenti il sapone, devo dire la verità. Il sapone non ha incontrato i miei gusti, ragazzi. Vabbè. Ragazzi, io direi che la sbarbata è fatta. Il mi piace ve l'ho detto prima di metterlo, quindi non ve lo ripeto, anzi ve lo ripeto, mettete il mi piace e iscrivetevi, no, al canale. Dopodiché io ritengo che per oggi è come sempre tutto e quindi ci vediamo più vecchi. Ciao!